e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Indovinate un po'? Tada! Ritorna la mia scatola degli empties, ovvero la scatola dei prodotti che ho terminato. Il che significa che è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi le mie opinioni basate sull'uso continuativo per tutti questi prodotti che ho utilizzato fino alla fine nel corso degli ultimi mesi. Come vedete anche questa volta la scatola è bella piena. Vi dico fin da subito però che la maggior parte è legata alla cura della pelle, ci sono soltanto pochissimi trucchi. Non so se siete d'accordo con me, ma io trovo che i trucchi siano molto più lunghi da finire, il che è anche un'ottima notizia considerato quello che costano, mentre i prodotti per la cura della pelle vanno via come il pane. Detto questo, direi di cominciare immediatamente perché appunto c'è un sacco di roba e non vorrei che come al solito questo video diventasse infinito. Il primo prodotto che mi capita tra le mani è questo, della Fresh. Se mi seguite da un po' di tempo lo saprete, la Fresh è un brand di cura della pelle fra i miei preferiti in assoluto, che purtroppo però è praticamente introvabile in Italia. Ciononostante vi dico cosa ne penso, l'ho adorata come la maggior parte dei prodotti di questo marchio. Si tratta della Black Tea Firming Corset Cream, una crema per il viso e per il collo che va proprio a rassodare la pelle. È composta da estratti di frutti di goji e mi è piaciuta tantissimo. Si stende, si utilizza mattina e sera. Il profumo è molto fresco, lo sento ancora nonostante la giara sia vuota, e mi è piaciuta perché l'ho trovata abbastanza efficace. Come vi dico ogni volta, le creme miracolose non esistono, questa però è una crema piacevole da stendere, che si assorbe in fretta, che per me è sempre un tratto fondamentale perché non amo le creme troppo ricche, e che è andata comunque a darmi una sensazione di lavorare sulla pelle in modo positivo. Quindi primo prodotto, pollice su. Di norma i prodotti che utilizzo fino alla fine sono quasi sempre prodotti che ho amato, con qualche piccolissima eccezione. Andiamo avanti, restiamo un po' nel campo delle creme per il viso. Ne ho ben due della By Terry, che credo di aver inserito entrambe nei miei video dei prodotti preferiti del mese. Una è la Lift Essence Night Cream e l'altra è la Lift Essence Daily Cream, quindi sono un po' amichette e compagnucce. Questa è per il giorno e questa è per la sera. Entrambe sono a base di rosa, che per me è un grandissimo plus perché adoro il profumo alla rosa in generale. In più By Terry è famoso proprio per la linea alla rosa, primo fra tutti il Baume de Rose, il balsamo per le labbra, che è uno dei loro best sellers. Sono creme molto care, come quasi tutti i prodotti di By Terry, ma mi sono comunque, grazie a Dio, piaciute molto. Come avrete notato, mi piace alternare abbastanza di frequente le creme per il viso, perché ho come l'impressione che la mia pelle finisca con l'abituarsi ad una crema, e non sempre è un fatto positivo. Queste mi sono piaciute molto, anche se forse, ad essere onesta, non le ricomprerei. Non ci metto la mano sul fuoco perché l'ultima volta che ho detto questo non lo ricomprerò di sicuro, poi l'ho ricomprato, e quindi la mia parola non so quanto valga, però in questo momento mi sento di dire che, considerato il prezzo, che è abbastanza alto, si trova forse qualcosa di altrettanto buono anche a prezzi leggermente più bassi, per esempio dalla Fresh o per esempio Clinique, che è un altro brand per la cura della pelle che mi piace molto. In ogni caso vi ricordo che sul mio blog metterò i link a tutti i prodotti che sono disponibili online, anche solo per avere maggiori informazioni, quindi se volete saperne di più fate un salto sul blog, il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Quindi le due amichette se ne vanno con un bel pollice alzato per entrambe, e con però tra parentesi una riserva sul fatto del prezzo. Poi cos'altro mi capita fra le mani? Ho addirittura 3 prodotti di Jo Malone. Il primo è questo, il burro per il corpo English Pear and Freesia, che è uno delle mie fragranze preferite in assoluto. Il profumo English Pear and Freesia è uno dei miei preferiti, di conseguenza non potevo che adorare anche la crema, infatti, la crema per il corpo. Che posso dirvi? Jo Malone, un altro marchio molto caro. Onestamente ci sono dei burri per il corpo, per esempio di Body Shop, ottimi, ha un
un quarto, mi viene da dire, del costo di questo. Se vi piacciono un po' le cose chic, le cose high-end e date molta importanza alla fragranza di una crema per il corpo, ve la consiglio, altrimenti anche no. Non so dirvi, io non l'ho ancora ricomprata, ma non escludo che prima o poi lo rifarò, perché veramente la profumazione di questa crema corpo mi fa impazzire, e in più il prodotto in sé non è niente male, è idratante, si assorbe in fretta, facile da stendere, e quindi tutto sommato ho solo cose positive da dire su questa crema. Sempre di Jo Malone ho anche lo scrub, il Geranium and Walnut Body Scrub. Body Scrub. Dunque, forse l'ho messo in uno dei miei video dei miei prodotti preferiti, perché la profumazione in questo caso non mi fa impazzire, anche perché il geranio di per sé non è un profumo che mi piace molto, e walnut credo siano le noci, quindi non è tanto la profumazione in questo caso il punto di forza di questo prodotto, quanto, a mio avviso, la grana dello scrub. Gli esfolianti possono essere molto molto abrasivi oppure troppo delicati, questa era la perfetta via di mezzo. L'ho utilizzato tantissimo, almeno una volta alla settimana, nella doccia. Poteva mancare il nostro camion di riferimento? Aspetto ancora la moto poi. Comunque l'ho utilizzato tantissimo, l'ho finito anche abbastanza in fretta, il che poi mi dispiace perché con quello che costano. Vale un po' per tutti i prodotti di Jo Malone per il corpo il discorso che ho fatto prima per la crema, ovvero Body Shop secondo me è sempre il brand che ha il rapporto qualità-prezzo migliore sul mercato. Se però cercate qualcosa di più frou-frou, non perdetevelo. Anche questo non l'ho ancora ricomprato, sto utilizzando altri scrub al momento. Finiamo Jo Malone con uno dei miei prodotti preferiti in assoluto, che è l'olio da doccia. Anche questo, non ho dubbi, è stato tra i miei prodotti preferiti del mese. La profumazione in questo caso è Peonia e Blush Suede, che non so assolutamente che diavolo sia. In ogni caso è molto molto piacevole se amate le profumazioni dolci ma non eccessivamente nauseanti. L'olio doccia secondo me è una figata pazzesca, perché è molto nutriente, lascia la pelle morbidissima, non unge a differenza di quello che si potrebbe pensare. Una volta che lo si stende, lo si inumidisce con l'acqua sotto la doccia, diventa una sorta di quasi di crema, ed è davvero davvero piacevole da utilizzare. Anche questo finito, anche questo non l'ho ancora ricomprato, ma nonostante il prezzo di Jo Malone è uno di quei prodotti che invece mi piace riacquistare quando li termino. Poi che altro? Parlando di Body Shop, ovviamente ho ben due burri per il corpo. Uno è il kawaii, non è vero, non è il kawaii, certo, kawaii. Uno è la Hawaiian Kukui Cream, la crema corpo, e l'altra è la Aloe Body Butter. Questa fa parte della linea Spa of the World, questa fa parte della linea invece classica di Body Shop, entrambe ottime. Questa è molto ricca, il profumo è interessante, floreale, l'ho utilizzata molto a lungo. Tra l'altro queste confezioni di Body Shop della linea Spa of the World hanno dentro un sacco di prodotto, quindi durano anche un po' di più, e ve le consiglio sempre tutte tantissimo. Ne ho provate diverse di creme corpo e di burri corpo di questa linea, per adesso mi sono piaciuti tutti. Invece questa l'ho utilizzata principalmente quest'estate in vacanza, perché l'aloe è un toccasana quando si parla di sole e di pelle che sta a contatto col sole tutto il giorno. Quindi l'ho portata con me in Sardegna. Il profumo è decisamente meno affascinante di quello della Hawaiian Kukui Cream, è un po' più neutro, ma è un'ottima crema e credo costi anche leggermente di meno, quindi consigliatissima a mio avviso, soprattutto in estate o se avete la pella oggi, o se avete la pelle del corpo particolarmente secca. Siamo già a buon punto, infatti non mi sento già quasi più le corde vocali. Andiamo avanti. E visto che si parlava di mare ed estate, crema solare. Non ve ne parlo quasi mai, in realtà raramente mi capita di finire una crema solare, capita più spesso che poi la butti via, perché di solito hanno
una scadenza di 12 mesi, il che significa che 9 volte su 10 l'anno dopo non è più utilizzabile. Questa volta ce l'ho fatta e questa è la crema che ho utilizzato quest'anno. Come potete notare, non so se lo vedete da là, protezione 50, perché io mi scotto anche solo a pensare al sole, neanche bisogno di mettercisi direttamente sotto. Quindi quando sono al mare mi ricopro di crema solare che neanche un ottantenne o un bambino di 2 anni. Questa mi è piaciuta molto perché intanto non mi sono scottata, che è già un'ottima cosa considerato che parliamo di una crema solare, ma è spray, che è uno dei punti essenziali per me, perché detesto stendere la crema solare se non utilizzando quella spray. Si assorbe abbastanza in fretta ed ha fatto il suo lavoro. La profumazione era classica da crema solare, niente di speciale da segnalare, ma mi è piaciuta, ed è la Biotherm, come si legge? Biotherm. E quindi pollice alzato. Credo che in questo video saranno tutti pollici su, quindi ve lo dico fin da subito, non l'ho chiaramente ancora ricomprata perché sarei completamente deficiente a comprarla adesso. La ricomprerò credo l'anno prossimo, a meno che non trovi qualcosa che mi ispira di più. Poi un grandissimo classico, il Bifacil della Lancôme. Di questo ne avrò almeno 5 boccettini, perché lo utilizzo tutte le sere per rimuovere il trucco occhi. È il mio struccante preferito in assoluto perché non irrita gli occhi, porta via il trucco, anche quello waterproof, in un secondo, è bifasico. Ve ne ho già parlato talmente tante volte che non ci perderei troppo tempo, è un pollice su e l'ho già ricomprato. E non poteva mancare anche il compagnuccio del Bifacil, ovvero Bioderma Sensibio H2O o Crealina H2O, a seconda se lo comprate in Italia o all'estero. Acqua micellare, la mia preferita, non uso altro. Pollice alzato, già ricomprata. Qui mi muovo veloce perché li conoscete già. Sono finiti i prodotti per la cura della pelle? Non è vero, ho ancora ben 2 maschere. Questa è una maschera per i punti neri sul naso di Sephora che mi piace tantissimo. È una maschera al carbone, si applica sul naso, si inumidisce, lei aderisce appunto ai pori e poi dopo, mi pare un quarto d'ora esattamente, la si rimuove e si porta dietro anche tutti i nostri odiatissimi punti neri che spesso sul naso sono lì radicati con le unghie. Costa relativamente poco, non mi chiedete quanto, ma come al solito metterò il link sul mio blog, perché è uno di quei prodotti che quando vado da Sephora proprio prendo a manciate e lo utilizziamo sia io che mio marito, quindi pollicione su. Seconda maschera è invece questa maschera per gli occhi, sempre di Sephora, a Grenade, Pomegranate, che è il melograno al melograno. Mi piacciono molto anche queste maschere di Sephora per gli occhi, che sono dei patch, perché le trovo veloci, comode e idratano, o a seconda della formula della maschera hanno appunto diversi risultati che si ottengono. Questa è antifatica energizzante, mi era piaciuta molto, forse proprio una delle mie preferite, perché sempre ho l'impressione che il mio contorno occhi sia molto stanco e abbia bisogno di essere defatigato e energizzato. Si tengono su anche in questo caso 15 minuti, le si rimuove, il gioco è fatto, veloci, prezzo contenuto, quindi assolutamente pollice su. Poi ho un prodotto per capelli, di nuovo abbastanza high-end, della Oribe, ed è lo spray texturizzante. Il mio texturizzante preferito in assoluto, ne ho provati diversi, questo è secondo me imbattibile perché non appesantisce i capelli, li rende voluminosi, ha una profumazione pazzesca che mi sa subito di parrucchiere, quindi quando i miei capelli magari al secondo giorno dopo averli lavati iniziano già a essere come alghe morte, una bella spruzzatina del texturizing spray della Oribe e subito sembrano più voluminosi, più freschi e anche addirittura più puliti. Quindi consigliatissimo, molto caro, molto difficile da trovare in Italia. Credo che lo possiate comprare sul sito di Space &K, che però è un sito inglese e quindi non so col cambio com'è la situazione, però consigliatissimo. E poi 3 prodottini di trucco, 3 trucchi. Il primo è della NARS, il correttore, il creamy concealer nella colorazione Honey, che è il mio preferito.
Ne ho utilizzati già 1 milione di stick, di boccettini, perché è molto coprente ma si stende, si amalgama velocemente, ottima qualità, come tutti i prodotti della NARS non è proprio regalato ma è un buon correttore. Non l'ho ricomprato perché in questo momento, presa dall'entusiasmo, credo di avere ben 5 correttori diversi, quindi ho finito questo e per adesso non lo ricompro, vado avanti con quelli che ho per le mani. Però in ogni caso è consigliato, se non l'avete mai provato, disponibile in diverse colorazioni. Un altro evergreen mio, il fondotinta Matte Velvet Plus di Make Up For Ever, uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto, finish opaco ma comunque non effetto mascherone, ottima coprenza, ottima durata, tutto ideale, non peraltro è uno dei miei preferiti. La colorazione che scelgo io non ho ancora capito come diamine si chiami, ma è la numero 35, perlomeno è quello che c'è scritto qua dietro. Questo invece l'ho già ricomprato nonostante abbia anche lì 1000 fondotinta, perché sono una che poi si fa prendere dall'entusiasmo e ne ho veramente tanti che a volte mi piace anche mischiare. E infatti anche l'ultimo prodotto che ho terminato è un fondotinta. Questo l'ho inserito anche nel mio video dei prodotti preferiti di settembre, perché è stata una riscoperta dell'ultimo periodo. È l'Hello Flawless Oxygen Wow della Benefit. Mi è piaciuto moltissimo durante il mese di agosto e anche di settembre, quando ho iniziato a riutilizzarlo, perché l'avevo preso appena era uscito ma poi non avevo azzeccato la colorazione giusta, l'avevo lasciato da parte, insomma tutta la storia l'avrete già sentita se avete visto il mio video dei preferiti di settembre, e l'ho già riacquistato e l'ho anche finito, quindi direi che è ottima ragione per parlarvene bene. Direi che non c'è altro, ce l'abbiamo fatta, questo video sarà infinito, cerco sempre di parlare in fretta ma non so mai se ce la faccio davvero. Come sempre io spero che i miei commenti, le mie opinioni, le mie piccole recensioni vi siano state utili in qualche modo. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video e progetti vari. Vi ricordo anche che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti che ho menzionato e dei quali vi ho parlato nel corso di questo video, con eventuali link per acquistarli online quando disponibili, perciò se qualcosa vi interessa, volete provarlo o semplicemente volete saperne di più, fate un salto sul blog e trovate il link al mio post dedicato nella info box qui sotto. Per oggi non c'è altro, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando 1000 baci e noi ci vediamo alla prossima, ciao!